esteticamente, ma quanto è bella, e poi è super comoda e maneggevole. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale Padel Review. Siamo alla Casa de Padel per parlarvi della Wilson Bela LT-V 2.5. Questo significa che uscirà anche una V 3.0. Attenzione. Della Bela, ed uscirà adesso a giorni. È stato l'annuncio oggi che stiamo facendo il video della nuova Blade Pro di Javi Garrido, con cui secondo me ci gioca a Malaga, ma questo video uscirà postumo, quindi vediamo se ha avuto ragione o meno. Comunque, la Bela Pro che pala era? Bella, ma impegnativa. Un guanto, per me un guanto. Questa qua è la versione leggera della Bela Pro, anche se cambia il carbonio, cambia il peso ovviamente. Quindi questa qua è rivolta anche più ad un pubblico femminile, mentre la Bela Pro la sconsigliavamo e la sconsiglio tuttora a un pubblico femminile. Questa qua femminile, destra-sinistra, ma è una racchetta incredibile. Ma intanto Alvin, diciamo subito che cosa devono fare i nostri ospiti telespettatori. Se non l'hanno ancora fatto, di iscriversi al canale, mettere mi piace al video così a priori, attivare la campanellina, dire a un loro amico di iscriversi e poi di commentare la tua domanda di fine video. No, commentare pure a prescindere dalla mia domanda. In realtà la mia domanda non la legge mai nessuno. No, Anzi, la faccio subito. Meglio per voi la Bela LT o la Bela Pro? Scrivetelo nei commenti. Adesso voglio vedere se siete arrivati al secondo minuto e voglio sapere appunto le vostre impressioni, ma parliamo subito del prezzo di questa pala bianca che, ripeto, esteticamente è spaziale. E 200, tra l'altro rispetto alle altre bianche, dai, non si sporca neanche così tanto. Bah, qua. Questa è rovinata però, Eh? No, dico, non è che si sporca. È sporco, Alvin, è sporco. Ah, sì. ok, meno male. Si sporca perché essendo bianca, ed è bellissimo anche il fatto che dentro la gomma è rossa. Comunque, prezzo 270 euro adesso a livello di street price, col codice sconto Padel Review 10, anzi ho detto una sciocchezza, col codice sconto esatto. Carchia 10, no Padel Review 10, Carchia 10, sul sito Padel Market, la portate a casa a 212 euro, io andrei a comprare, ve lo dico, come andavo a comprare a 239 la Bela Pro, vado a comprare a 211 anche questa e faccio, quando voglio la racchetta leggera vado con questa, pesante Bela Pro. Quindi quando c'è il torneo che è, magari meglio questa. Quando c'è il torneo non lo faccio. Quindi che dici? Ti piace come prezzo? 2,11? È interessante, poi comunque Wilson, comunque anche se non ti piace è molto rivendibile insomma sta racchetta perché è molto affascinante. Anche. Molto affascinante, esatto. Livello, giocatore intermedio di destra e di sinistra, sia maschi che femmine, sì. Maschietti e femminucce, perfetta secondo me anche a sinistra perché non è una racchetta potente, lo anticipiamo ora perché essendo leggera comunque questa qua non nasce per essere una racchetta potente ma per essere maneggevole e lo è alla grande, però è una racchetta che quando svibori essendo così leggera puoi far andare il braccio molto esatto. rapidamente, si sente tantissimo la pallina quindi in gran controllo, rulo alla reca, quindi magari non smash piatto, non tanti per tre ma vibora e rulo alla reca, però è una racchetta a livello intermedio destra-sinistra, maschi e femmine, per me è perfetta. Perfetta sì, perché comunque ha veramente un bel tatto, cioè proprio la palla la si sente. Si sente tanto. Si sente, difficilmente si sbaglia con questa racchetta. Ci ho giocato il torneo, il Go Padel Tour a Manduria in coppia col grandissimo Mirko Vucinic, che saluto perché ci guarda su YouTube e conosce anche te. Ha detto, ma chi è quello là che fa video? Sembra un cartone animato, ha detto, te lo giuro. Ciao Mirko. Grande, che bomber era Mirko Vucinic. Poi lo dico che lo citiamo in questo video, sarà contentissimo. Però Mirko, questa non è la racchetta per te, tu compri soltanto racchette che costano non meno di 400 euro. E comunque, detto questo, passiamo alle caratteristiche tecniche della racchetta. Forma a lacrima, piatti in carbonio, gomma Eva Soft, facce ruvide, manico della Wilson è sempre tra i più confortevoli e comodi mai usati e continua ad esserlo. L'accetto con polsiera, un Belasteghin nunca si rinde, un Belasteghin non si arrende mai. Storica frase che la figlia di Belasteghin scrisse al papà quando si infortunò e rischiava la prima piazza assoluta, non mi ricordo se dopo 14 o 15 anni o addirittura 16 anni consecutivi, per lui è stato 16 anni consecutivi numero 1 al mondo. Questa racchetta, per la gioia di Alvin, ha anche un protettore già inserito e poi a me piace tantissimo questa scritta Wilson così nera sul bianco, bellissima. La W, e mi piace tanto la gomma rossa, è un'altra sciccheria. Ma ora passiamo a peso e bilanciamento. Vai Alvin!
Il peso della nostra racchetta è di 355 grammi, quindi diciamo per questo... Perfetta, qui c'è scritto quanto deve pesare, 355 grammi, questa ne pesa 350. Precisa, per questo la optiamo anche per un pubblico diciamo femminile. Esatto, per il suo peso. Ed ha un bilanciamento a 25,8 cm, quindi... Al centro, quindi è una super racchetta, qui dice 26, 25,8, racchetta clamorosamente in range, ma d'altronde parliamo di racchette Wilson dove la precisione penso che sia all'ordine del giorno. Già. Super maneggevole. Super maneggevole. E super comoda. Adesso ne parliamo. Ne parliamo di come si comporta da fondo campo. Allora, non ho sbagliato una risposta. Io che di solito ogni tanto pecco nelle risposte. Con me poi. Con questa davvero controllo massimo sulla pallina. Racchetta che il tatto, non l'ho detto, è intermedio, ma si sente tanto la pallina all'impatto, va via subito rapida dal piatto, ma davvero mi è piaciuta tanto, c'era proprio un tatto come quasi con la Bella Pro, è quasi un guanto, il prolungamento della mano, quindi davvero una racchetta super comoda che si muove veramente agile, quindi anche in difficoltà in qualche modo la racchetta riesce a metterla. Il punto dolce è buono, l'uscita di palla pure è discreta, quindi cioè, nel senso non è una cosa da wow tipo... Pallonetti? Pallonetti non è male perché si sente tanto e quindi si riesce a dar velocità anche solo col braccio. Poi, ripeto, non è la racchetta di Delphi Brea che i pallonetti cadono tutti a 1 millimetro dal vetro, però è davvero una super pala e da fondo campo non si va mai in difficoltà. Ed ora vi faccio vedere con la prova da fondo campo con Alvin che appunto mi mette anche alla prova. Maneggevolezza e controllo, proviamo subito da fondo campo la Bella LT, la bianca di casa Wilson, subito un nastro, anche ottima facilità nel fare i pallonetti, davvero una racchetta che mi è piaciuta tantissimo. Avevo detto la parola guanto per la Bella Pro che comunque è sicuramente più pesante. E anche questo è un bel guanto, devo dire, un bel impatto, mi piace tanto anche soprattutto quando sono andato in risposta. Non ho mai sbagliata, io che di solito sbaglio parecchie risposte. Facciamo correre un po' Alvin, vai Alvin! Ho detto maneggevole, si muove bene, adesso mettimi un po' alla prova, vediamo cosa riesce a fare. A tirarle tutte fuori sicuro, non ne tira una dentro perché con la Bella LT hai il controllo del gioco anche da fondo campo. Purtroppo sono lento come dico io la diarrea. Pallonetto che va all'incrocio delle righe, vai ancora. Peccato, questa c'ero però. Vai Alvin, l'ultima su, comunque racchetta che da fondo campo è stracomoda, come detto, consigliata ad un pubblico sia maschile che femminile, sia di destra che di sinistra, a 211 euro. Valutatela, guarda che pallonetto che faccio per chiudere, stracomoda. A rete, come dicevi tu anche a fondo campo, è una racchetta che si esce veloce la palla, ma è una rapidità controllata. Esatto. Proprio la definirei così, proprio rapida e controllata. Perché controllata? Perché comunque la pallina, è vero, come dicevi tu, sembra tutt'uno con la racchetta. Quindi è facilissimo, tra virgolette, non sbagliare, tra virgolette, poi dopo ovvio che se sei una capra e apri tantissimo, se non sai giocare con questo, allora... Però è una racchetta, non dico facilissima, però comunque si sente tanto la pallina, esce rapida e soprattutto rimane sempre in campo, cioè difficilmente impattate la palla e dice ah ma come mi è uscita, è andata a vetro, perché è una racchetta che si sente tanto, quindi si lavora molto, piace molto la volée piazzata secondo me, quindi la volée lavorata, la volée che vogliamo anche allungare e rallentare il ritmo magari al centro, la deada si sente tanto, il bloqueo non vibra nonostante il peso comunque è abbastanza leggero, quindi magari uno pensa però secondo me anche l'impugnatura qua e la solidità della racchetta ti favorisce il bloqueo e quindi diciamo che ha dalla sua, sì è rapida ma non sono magari palle pesanti, quindi
Se si vuole essere un gioco molto troppo aggressivo, secondo me questa non è proprio una racchetta molto aggressiva, è una racchetta che ti fa far tutto bene. Esatto, sono d'accordo con te, Alvin. Strano, incredibile, non è mai successo. Quindi ora mi vedrete un po' alla prova a rete e poi vediamo Amy che mi mette in difficoltà. Eccoci a rete con la Wilson, diciamo quella bianca. Sicuramente per via del peso, come ho detto prima, più facile, più gestibile della Wilson, tra virgolette, rossa. Oddio, buttavo le questa. Però guardate con che facilità riesco a tenere l'avversario lontano, con palle lente, profonde. E visto, adesso l'ho presa male, difficilmente riesco a tirare direttamente al vetro. Quindi predilige proprio un gioco non prettamente offensivo, ma un gioco di costruzione. Vai Amy, aumentiamo un po' il ritmo. Vediamo se è il ritmo alto riesce a rendere bene. Olè, avete visto qua, palla veloce, anche la racchetta si muove bene, gestisco bene e lo lascio lì, in mezzo. E punto mio. Vai, ultima. Avete visto come non ho mai rischiato il vetro? Oh. Vai Amy, proviamo due bloqueo. Vai. Sicuramente veloce, punto dolce buono, la pala non vibra, direi ottimo. Ma solo una deada, visto che prima ho detto che si sente bene. Eh sì, si sente veramente buonissimo il tatto, sembra di essere tutt'uno con la mano, veramente ottima, ma attenzione, non prettamente offensiva. Mi avete visto a rete, adesso Amy, è il momento dall'alto. Ne abbiamo parlato benissimo dall'alto, non è un cannone, non è una racchetta potente, è una racchetta che ha come colpo migliore lo smash piatto, questo dimenticatevelo, però come detto prima nei livelli ci si può giocare benissimo anche a sinistra, io ci ho giocato a sinistra, perché la palla si sente tanto, si può lavorare la vibra, si può giocare il rullo alla grata, comunque è rapida, perché essendo così leggera è rapida, quindi anche sul per 3, dato che gli effetti sono buoni, la palla viaggia abbastanza, però pecca un pochino sullo smash piatto, perché per quanto leggera e puoi andare velocissimo col braccio, comunque non è una racchetta potente. Però ha la cosa bella che ha una varietà di colpi. Sì, questa è la cosa permette bella. una grande varietà di colpi ad alto livello, ovviamente se si ha un buon livello di base, però ripeto, non è un cannone, quindi non vi aspettate una racchetta che provate gli smash da linea del servizio e vi torna a prova a metà campo se non siete Augsburger magari o Garrido parlando di un atleta Wilson. Però ripeto, racchetta che dall'alto non stanca, altra grande Esatto, abbiamo detto. cosa a favore è che non stanca mai il braccio, e quindi quando magari c'è il punto che state lì a lavorare, che i buoni difensori che vi alzano, andate lì a giocare 4, 5, 6 colpi di seguito, non stanca. È una racchetta che comunque non vi stanca mai il braccio e non lo affatica mai né durante né post partita. Adesso mi vedrete nella solita sequenza: Vibora, rulla la reca per 3, smash piatto. Wilson, bella LT dall'alto, non un cannone ma davvero comoda, guardate qui, come detto, lavorare il punto, andare veloci con vibore ficcanti, perché questa è la LT, non un cannone, ma palla si lavora sempre super bene. Vai Ali, facciamo qualche rulo, facile, un altro, no, questo è proprio male, ancora un altro, vai. Vai per 3. Ora. Questa, nonostante l'abbia presa male, comunque sono riuscito ad andare rapido di braccio e la palla è uscita. Questo è facilissimo. Chiudiamo con 2 smash. Ho voluto provare il salto, forse non è cosa. Quando peso almeno 6 kg in meno, vai. Visto, lo smash piatto sicuramente non è piatto forte, chiudiamo.
Mi spiatta un po' pecca, però destra, sinistra, ottima varietà di colpi, racchetta consigliata a pubblico maschile e femminile. Alvin, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Esatto. È il momento di dare i voti alla Wilson Bela LT V2.5. Ma Ciao. che c'era per V? V cos'è? Sarà... Tutte le racchette Wilson hanno quel V. V di Wilson forse. No, non penso. Alvin, comunque prendi il telefono che diamo i voti, nel mentre magari qualcuno commenta e lo sa cosa significhi quel V, che io non lo so, non ho mai chiesto. Comunque, versione significa, Alvin, Versione? che sciocchi. Versione 2.5. Che tonti. Può essere. Servite un secondo a pensarci, sono arrivato, Alvin, purtroppo no, ma che dobbiamo fare? Comunque, Io però diamo i stavo voti. pensando a prendere il Diamo i voti. Partiamo da fondo campo, 8. pallonetti, 8. a rete, 7,5. controllo, 8. maneggevolezza, 8. uscita di palla, 7,5. punto dolce, 7. effetti, 7,5. potenza, 7. per 3, 7. smash, 7. Bibora, 7,5. rapporto qualità-prezzo a 211 euro. 7,5. Abbiamo dato dei super voti ad una super pala, anche esteticamente. Sì. È il momento di salutarci, lo ha detto già Alvin all'inizio, lo dico io adesso. Mettete mi piace, commentate, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e poi la domanda ve l'ho già fatta e quindi che cosa facciamo adesso? Vi salutiamo! Ciao! Ciao.